Benvenute e benvenuti. Vi siete mai chiesti cosa c'è davvero sotto il cofano di modelli come GPT e BERT? Beh, oggi lo apriamo insieme per scoprire l'architettura Transformer, la vera e propria scintilla che ha acceso la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Allora, ecco la nostra tabella di marcia. Partiremo dal capire perché c'era bisogno dei Transformer, poi ci tufferemo nel come funzionano e infine vedremo l'impatto pazzesco che hanno avuto. Ok, prima di tutto, per capire davvero la portata di questa innovazione, facciamo un passo indietro. Vediamo quali erano i grossi problemi che i Transformers sono arrivati a risolvere. Ecco, il problema era proprio questo. Come fa una macchina a capire il contesto di una frase e non solo le singole parole? I modelli di prima faticavano un sacco, specialmente con frasi lunghe. Non riuscivano a tenere il filo del discorso, a collegare parole distanti tra loro. E questo era un limite enorme. Le architetture precedenti, come le famose reti neurali ricorrenti o RNN, funzionavano in modo sequenziale. Leggevano una parola alla volta, in fila. Immaginiamo di leggere un lungo paragrafo così. Arrivati alla fine è facile dimenticare i dettagli dell'inizio, no? Ecco, succedeva la stessa cosa. L'informazione si annacquava, si perdeva per strada, creando un bel collo di bottiglia. Poi arriva il 2017 e un singolo articolo scientifico cambia completamente le regole del gioco. Il titolo di questo paper era una vera e propria dichiarazione di intenti. Attention is all you need, cioè l'attenzione è tutto ciò di cui hai bisogno. L'idea era radicale. Basta elaborare le parole una dopo l'altra. La vera chiave, dicevano, era un meccanismo tutto nuovo chiamato appunto attention. La svolta quindi è stata proprio questa. Si è passati dal processare una parola alla volta a un sistema che guarda l'intera frase tutta insieme, in parallelo, e così facendo il modello poteva soppesare l'importanza di ogni parola rispetto a tutte le altre, simultaneamente. Un cambio di prospettiva totale. E l'effetto è stato a dir poco esplosivo. Questa timeline lo mostra benissimo. In pochissimi anni siamo passati dal concetto teorico ai primi modelli concreti come GPT, pensato per la generazione di testo, e poi a BERT, che invece è un mago nel capire a fondo il contesto di una frase. Bene, ma allora com'è fatta questa architettura rivoluzionaria? Proviamo ad aprirla e a guardarci dentro. Il Transformer originale nella sua forma classica è composto da due parti fondamentali. Da un lato c'è l'encoder, il cui lavoro è leggere e capire il testo in ingresso. Dall'altro c'è il decoder, che prende questa comprensione e la usa per generare un testo in uscita. Insomma, uno capisce e l'altro parla. Semplice, no? Quindi il flusso è piuttosto logico. Prima si dà una frase in input. L'encoder la digerisce tutta intera e ne crea una rappresentazione numerica ricca di contesto. A questo punto entra in gioco il decoder che usa questa rappresentazione come una specie di mappa per generare la nuova frase, una parola alla volta. E alla fine ecco l'output, come ad esempio una traduzione. La cosa davvero geniale di questo design è che è modulare, non bisogna per forza usare entrambi i pezzi, e infatti questo ha dato vita a 3 grandi famiglie di modelli. Ci sono quelli solo encoder, come BERT, perfetti per capire a fondo un testo, quelli solo decoder, come GPT, che sono dei campioni nella scrittura e nella generazione, e infine i modelli completi, encoder-decoder, come T5, ideali per compiti di trasformazione, tipo la traduzione o i riassunti. Ok, ma la domanda sorge spontanea. Come fanno l'encoder e il decoder a sapere quali parole sono più importanti delle altre? Qual è la magia che permette loro di cogliere il contesto? Beh, la risposta sta proprio nell'ingrediente segreto di cui parlavamo prima, il meccanismo di attention. Possiamo immaginare l'attention come un evidenziatore super intelligente. Mentre il modello processa una parola, questo meccanismo evidenzia tutte le altre parole nella frase che sono più rilevanti per capire il significato di quella parola specifica. In pratica, decide a cosa prestare attenzione. In sostanza, l'attention non fa altro che creare una rete di connessioni tra ogni parola e tutte le altre. La forza di ogni connessione indica quanto 2 parole sono importanti l'una per l'altra. E la cosa pazzesca è che non importa se le parole sono vicine o lontane nella frase. Viene creata una vera e propria mappa delle relazioni contestuali. Guardiamo questo esempio, che è perfetto per capire. Per tradurre la parola like in francese, il modello deve assolutamente prestare attenzione a you, perché da quello dipende la coniugazione del verbo, e per tradurre this deve per forza guardare course per capire il genere. L'attention è proprio la bussola che indica al modello dove trovare gli indizi giusti in qualunque punto della frase si trovino. Ma non finisce qui.
Il modello non fa questo lavoro una volta sola, lo fa più volte contemporaneamente, in parallelo, usando quelle che vengono chiamate teste di attenzione multiple o multi-head attention. Ognuna di queste teste è specializzata nel cercare tipi diversi di relazioni. Una magari guarda alla grammatica, un'altra al significato. È come avere tanti specialisti che analizzano la frase da più punti di vista. Come si può immaginare, un'architettura così potente e flessibile non ha dato vita a un solo modello, ha letteralmente creato un intero ecosistema. Questa flessibilità, infatti, ha permesso la nascita di 3 macrofamiglie di modelli. Da una parte i modelli in stile GPT, detti autoregressivi, che sono maestri nel generare testo. Poi ci sono quelli in stili BERT o autoencoding, specializzati nel comprendere il testo. E infine i modelli sequence to sequence come T5, che eccellono in compiti come la traduzione o i riassunti. Ma uno dei vantaggi più incredibili portati dai Transformer è l'aver reso super efficace una tecnica chiamata transfer learning. Ed è un concetto che ha davvero cambiato il modo di sviluppare l'intelligenza artificiale. Pensiamoci un attimo, invece di dover addestrare un modello da zero ogni volta, che è un lavoro immenso, con il transfer learning si può prendere un modello già preaddestrato su una quantità enorme di dati e poi specializzarlo su un compito specifico con molti meno dati. È come, per usare una metafora, salire sulle spalle dei giganti. Si parte da una base di conoscenza linguistica vastissima, risparmiando tempo, denaro ed energia. E questa slide ci fa capire perché questo è così importante. Addestrare uno di questi giganti da zero richiede mesi, milioni di dollari in costi computazionali e un impatto ambientale non trascurabile. La possibilità di condividere modelli preaddestrati e affinarli, quindi, non è solo una comodità, è una necessità che permette a tutta la comunità di ricercatori e sviluppatori di innovare. Quindi, tirando le somme, il Transformer non è solo un modello in più. È un cambiamento di paradigma. È la sua capacità di processare il linguaggio in parallelo, capendo il contesto in profondità, che ha spalancato le porte all'era dell'intelligenza artificiale in cui viviamo oggi. Un vero e proprio salto quantico. E questo ci porta a una domanda finale, una riflessione. Il paper si intitolava Attention is all you need. Se l'attenzione è davvero tutto ciò che serviva per arrivare fin qui, cosa ci manca ancora per il prossimo passo? È una domanda aperta, in un campo che corre a una velocità pazzesca. Grazie per aver seguito questa nostra analisi.